può sembrare un pistolotto. Che è stupido, una supercazzo, una scemenza, una banalità, una stupidaggine se preferite. Ma per un allenatore, le partite difficili da preparare sono come quelle di stasera. Ma lo dicono tutti, tutti i giocatori, quelli che sono scesi in campo, appunto in queste gare. Il big match, l'evento importante, giochi contro il Real o il derby o che quelle si preparano da solo. Sono quelle di stasera che poi devi affrontare col giusto piglio o magari entri che ne vuoi fare 5 e poi vedi che la palla non entra, ti inizi un pochettino a innervosire, ti fai prendere dalla frenesia e succede quello che abbiamo visto stasera. Aggiungici anche che forse è anche un periodo dove non siamo proprio brillantissimi. Vedi col Verona, dove forse è stata, levo il forse, la peggior partita stagionale, è molto, molto al di sotto rispetto a gare anche che abbiamo perso. Ci metto l'Udinese stesso, eh. Ci metto l'Udinese stesso. Secondo me è la peggiore in termini di prestazione col Verona. E oggi ribadisco, trovi un avversario anche al di là delle scelte, no? Anche il fatto che Lautaro segni il gol, il tuo l'hai fatto, ti cambio. Perché nell'ottica, no, la partita già si è messa come doveva andare, no, hai capito? Hai capito? Non che ci sto giudicando negativamente un po' come Kivo abbia in qualche modo approcciato a questa sfida, ma non è, lo ribadisco, è qua che per i giocatori si complica. Si complica in maniera quasi fisiologica, oserei dire, perché sai, quando giochi tante partite è sempre lo stesso discorso, poi perdi delle energie più che fisiche, mentali, vuoi o non vuoi la abbassi la soglia d'attenzione. E succede un po' quello che abbiamo visto stasera, però attenzione, dopo tutto sto ragionamento, dopo tutte queste cose dette, l'Inter ha punteggio pieno, eh. L'Inter è vero, 4 sfide alla portata, direte voi, senza ombra di dubbio, ma poi le devi vincere. Poi le devi vincere. Oggi, tra l'altro, il primo gol subito contro il Kairat, ma abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Vincere queste prime 4 gare dove si potevano fare obiettivamente 12 punti su 12, li abbiamo fatti e adesso davvero si può pensare ancora una volta per l'ennesima e la seconda edizione di entrare nelle prime 8. L'Inter lo può fare e lo deve a questo punto, no? Come obiettivo, se vogliamo. Però adesso cambieranno un po' le carte in tavola perché andrei a affrontare Atletico, Liverpool, Arsenal e il Borussia, che forse all'ultima giornata può essere anche un po' lo spartiacque. Però è bello anche perché rovesciandola, quelle partite vedremo un Inter differente. Per forza di cose, per forza di cose, perché altrimenti rischi di fare figuracce anche, bisognerebbe dire. Va bene, ne parliamo, signori miei, così come poi nella seconda parte io un'occhiata la davo all'Inter, più di un'occhiata ovviamente, anche con questo Prime Vision, no? Come si chiama? Queste statistiche che ti apparivano a schermo, onestamente l'ho provato stasera un po' per vedere, ma non è cosa, la lasciamo. Sì, è vero, vedi gli expected goal, a quanto sta andando di velocità il giocatore, tutte quelle robe, per carità, ma mi deconcentrano onestamente da quello che è lo spartito e lo svolgimento della gara. Fatemi sapere se anche voi se avete usufruito un po' di questa tecnologia tramite Prime Video o meno. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Vi invito anche a lasciare un like, a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti. Domani l'Europa League, la Roma ovviamente. E trovate il profilo in descrizione, vi ringrazio. Ribadisco, nella seconda parte poi parliamo del Marsiglia-Atalanta, assolutamente. Anche lì ce ne sono di robe da dire, Neschio! Vizio, già 4 minuti, veloce, veloce, veloce. Perché sennò viene un video di 20 minuti. No, paradossalmente, anche io, che sono, tra virgolette, un content creator, no? Anche io dico, stasera non faccio neanche la live reaction, sai, col Kairat, ma vedi, è questo un po' la mentalità. E questa roba, fidatevi, la percepiscono anche i giocatori. Ripeto, è complicato e oggi
c'è stata molta imprecisione, perché poi il discorso è anche quello, bisogna fare male sotto porta, perché poi alla fine della fiera, no, col discorso che dicevo prima, no, gli expected goal a video, cioè loro 0.17-18, adesso non sbaglio, hanno fatto il gol, noi quasi abbiamo sfiorato il 3, 2.85, non me lo preciso, non ricordo. Devi fare di più. Non dico che devi fare 3 gol, ma quasi onesta. Anzi, in queste gare dovresti, in teoria. Devi concretizzare. Ribadisco, proprio per togliere anche quella vitalità all'avversario, perché se l'avversario gli dai corda, no? Lo incoraggi in una partita dove per lui, onestamente, non ha nulla da perdere. Sai, vai a San Siro contro l'Inter, ribadisco, era a 9 punti su 9, non aveva subito un gol, tu te ne vai là senza veramente alcuna pressione, quindi devi subito essere incisivo. E noi sotto porta ancora un pochettino, no? E non è che non le avessimo avute le occasioni, lo stesso Lautaro, qualcosina Pio, si deve essere più il tiro di Marco, si deve essere più incisivi, ribadisco ancora una volta, poi dietro non lo so se perché l'allenatore anche per dare spazio un po' a tutti, per, ripeto, per turnare un po' la squadra e quindi magari ancora qualcosina anche nelle distanze. Dietro qualcosina si concede anche oggi, se vuoi o non vuoi, hai preso il gol, tiro deviato, va quello che vi pare, hanno preso una traversa. Poco prima, se non sbaglio, c'era stato un altro tiro comunque relativamente importante. Adesso inizio a leggere un po' di critiche aspre nei confronti del portiere, che nemmeno accenna la parata, che non esce. E quindi ecco, qualcosina nell'aspetto, nella fase difensiva va sicuramente aggiustata per quanto mi riguarda. Poi che dire, sono contento perché segna Lautaro, perché in questo momento si è parlato tanto del sorriso, lo stesso Chio che ha mimato lo smile, diciamo così, il panchina, poi l'abbiamo visto sorridente, ma tanta rabbia nel momento dell'esultanza, è un giocatore che poi secondo me è un po' come se le avvertisse queste critiche, ma lui deve andare dritto e soprattutto lavorare per la squadra. Però in tal senso mi è anche piaciuto Kivu perché ha ruotato tutti meno che Lautaro, proprio perché voleva farlo, non dico sbloccare, ma dargli no, continuità. Ed è importante, cioè leggi i momenti perché lui ancora si sente giocatore, secondo me, Kivu, o comunque ancora è poco lo stacco che c'è tra la sua passata carriera e quella attuale. Questo secondo me incide anche nel, ripeto, nel farsi conoscere o comunque nell'aprirsi con la squadra. Ribadisco, la nota più importante è che comunque tu hai fatto quello che dovevi, 4 vittorie, è vero, oggi sarebbe stato importante guadagnare anche guadagnare anche sì, differenziale di reti e sicuramente sì, però alla fine della fiera è importante portare a casa la vittoria perché adesso con 12 punti, tenendo per buona, no, tenendo per buono lo storico dello scorso anno, con 16 punti in teoria dovresti farcela. Quindi tu potresti paradossalmente pareggiare anche le prossime 4 e passare, ribadisco, nelle prime 8. Vediamo un pochettino, deve essere questo l'obiettivo e non era scontatissimo, ribadisco, che ci trovassimo qua a parlare comunque di un intero punteggio pieno. Detto ciò, ribadisco, ci sono stati dei segnali col Verona e anche oggi, ascoltiamoli questi segnali, perché poi non ci siamo fatti male, abbiamo vinto entrambe le gare, perfetto, bene, alla grande, però prestiamoci attenzione. E vado a parlare anche di Marsiglia-Atalanta perché anche, c'è stata una bellissima partita, anche polemiche nel finale, scontro comunque faccia a faccia tra Juric e Lukman che io non mi sono assolutamente perso. C'è un po' di maretta e questa vittoria comunque secondo me dà un po' di vitalità anche a Juric che per quanto mi riguarda non è all'altezza. Te lo dico stasera che ha vinto, proprio per farvi capire che per me il risultato è l'ultima cosa, per me non è all'altezza, perché anche stasera stava rischiando, qualcuno invece dirà
lo posso anche capire. Ma poi mette Sarmagic che fa il gol partita. La partita è cambiata in negativo quando toglie per l'ennesima volta una partita così importante Lookman. De Zerbi non lo toglie Greenwood. Cioè, il giocatore importante nella partita importante non lo devi togliere. Non lo devi togliere statisticamente e matematicamente. Soprattutto lui l'ha tolto per mettere Musa. Dai un segnale di... Basta, ci abbiamo provato, non siamo riusciti a far gol, adesso difendiamoci. Non va bene, non va bene, lo dico in una partita dove comunque l'Atalanta anche oggi ha fatto vedere belle cose. Secondo me le ha fatte vedere perché, ripeto, secondo me c'è ancora il retaggio di Gasperini. C'è ancora quello, no? E l'Atalanta su quello ancora porta a casa gioco, calcio, Zappacosta che la mette in mezzo e va a concludere Bellanova. Una squadra che comunque vuole attaccare, vuole provarci, ha avuto tante occasioni. Lo stesso Lookman da giocatore sopra la media qual è, mette in porta Kristovic, guadagna il rigore, se ha segnato il gol e quindi va a chiudere quell'azione che poi non l'ho neanche rivisto, ma sarà stato veramente per un nulla, glielo annullano, punta all'uomo. Non lo devi togliere il miglior giocatore, è andata bene stasera, è andata benissimo, perché poi l'Atalanta ha una signora squadra, e ritorniamo a questo punto, perché anche Samardzic, che forse è la quinta scelta, prende e ti fa un gol del genere. Ma quanto sono forti? Quanto è forte l'Atalanta? E quindi parlare di un'Atalanta che deve fare questo campionatino, io lo ridirò all'infinito, da ottavo posto. No, ma non esiste, non esiste. Quindi anche oggi Juric per me ci ha messo il suo per non portarla a casa questa gara. Poi è andata bene, per fortuna è andata bene, anche per l'episodio là che onestamente io voglio andare un po' a valutare, a leggere proprio il regolamento, spero che qualcuno me lo spieghi perché tipo l'espulsione barra non espulsione di Bissek, là è chiaro, già, sapevo la regoletta, la sapevamo un po' tutti, ci sono 4 criteri che vanno rispettati, forse neanche 3, forse neanche 2 erano rispettabili per l'espulsione, quindi poche chiacchiere, poche storie, ognuno poi se la può cantare, se la può suonare, ma tutti, 10 arbitri su 10, hanno detto che quello non è rosso. Voglio capire invece in questo caso cosa dice il regolamento, perché non c'è interpretazione di sorta, cioè la palla fa in qualche modo no, va a contrastare la palla, Ederson gli carambola fortuitamente sul braccio che è largo. Cosa dice? Se prende prima una parte del corpo che poi le va a finire sul braccio è o non è rigore? È molto semplice e molto chiaro, quindi non è che c'è da interpretare chissà che cosa. Voglio capire questo. Penso che era un episodio anche facile e leggibile, quindi credo che sarebbe intervenuto il VAR, o no? Penso, però abbiamo visto tanti di quegli errori che ormai ti puoi aspettare tutto. Però ribadisco, andiamo a vedere cosa dice il regolamento, che in questo momento io non lo so, devo dire la verità. E quindi lì non fischiano il rigore, capovolgimento di fronte, fa un gol che se lo inventa lui Samardzic, ripeto, perché è un altro giocatore che ha una genialità incredibile, però nel finale l'Atalanta ha soltanto difeso, per fortuna un giocatore che è Vasso, come si chiama, sbaglia proprio lo stop in aria e perde il tempo, dopo un po' c'era stata un'altra occasione. Ribadisco, l'Atalanta anche oggi ha creato tanto, perché ribadisco, c'è il retaggio di un allenatore che in 9 anni ha fatto qualcosa di clamoroso. Però io vedo un allenatore che ci sta provando in tutti i modi non lo so, a renderla complicata, e poi quando esce, io non so cosa gli dice Lookman infastidito, non lo so, però vedi l'allenatore che quasi, lo va a agganciare così, andate a vedere le immagini, lo va a agganciare così e lo un po' spintona. No, ragazzi, quasi come come si dice, no? Quasi preistorico, sta roba della violenza. No, 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 male, 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 ragazzi, delle cose che non si possono vedere. E Juric, onestamente, mi sembra un po' fuori tema, fuori dal tempo con queste cose, onestamente. Vabbè, data bene che è arrivata questa vittoria importantissima per la Dea, assolutamente per tenersi buoni questi playoff, perché poi se inizi a non vincere, perdi punti qua, perdi punti là,
e sai, rischi invece con questa vittoria ha fatto un balzo importante l'Atalanta, senza ombra di dubbio, perché, come l'ho sempre detto, lo ribadiamo, l'Atalanta è una squadra forte, 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 quindi io non ne parlerò mai come di una squadra che debba accontentarsi. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Taneschi.